Non mi sarei aspettato di venire qua a discutere su uno 0-0 tra Juventus e Milan, forse neanche lo Stadium che al triplice fischio ha fischiato, c'è stato tanto rumore e credo più che altro figlio della striscia di pareggi che la Juventus ha collezionato, sono 5 se sommiamo i due di Champions ai 3 di campionato. E quindi è una Juventus che non riesce a trovare la vittoria, una Juventus con il solito problema lì davanti sulle scelte, sull'efficacia e tutto il resto. Perlomeno una squadra che oggi non ha preso gol, nonostante l'assenza di Bremer e nonostante la striscia negativa in tal senso. Dall'altro lato, sempre rimanendo al triplice fischio, si è parlato tanto dei Modric, dell'esultanza dopo la vittoria con Napoli, di quanto abbia gioito e di quello che ha trasmesso con la sua appunto celebrazione alla vittoria. Oggi ha un altro gesto importante da Modric. Io gli occhi li ho sempre sui leader veri. E fateci caso, lui appena l'arbitro decreta la fine della partita, lui impreca oggi. Se l'altra volta è esultato, lui impreca perché nonostante tutto questo 0-0, anche in virtù delle ultime occasioni che ha collezionato il Milan, non lo trova quasi forse sufficiente. L'avrebbe voluto vincere. Questa è ancora una volta una grande dimostrazione di un giocatore che è differente dagli altri. Ecco, diciamola proprio chiaramente. Parliamo, visto che è finita 0-0, parleremo tanto di attaccanti stasera, lato Juve e lato Milan con la questione Leao, che è un discorso che andava fatto e che stasera secondo me ritornerà in auge. Lui non è un centravanti. Cioè, se riesce a vincere, l'ho detto tante volte, ma se riesce a vincere questa sfida qua Allegri, tanto di cappello. Ma Leao oggi non è un centravanti. Poi vedremo se riuscirà a farlo diventare tale. Ma è una sfida molto difficile per quanto mi riguarda. Ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei? Prima, come al solito, un paio di robette veloci. Vi invito a spolliciare per soddisfare l'appetito dell'algoritmo che come al solito sta sempre lì sornione, no? A romperci le scatole. Se volete vi iscrivete per seguire i prossimi contenuti e domani, come ogni lunedì ormai, il lunedì che entra in scena prima o meglio, prima della pausa della nazionale, facciamo quindi il recappone e ci sarà anche la live, la solita live del pomeriggio verso le 5 e mezza 6, va bene? Quindi vi aspetto, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere connessi. Vi ringrazio signori miei sempre per il vostro apporto, supporto, sostegno, un po' di tutto. Grazie. Allora, più sale il livello di importanza di una partita, perché comunque 3 punti per la Juve, 3 punti per il Milan, un po' spostano pure nell'ambiente, più sale, no, come posso dire, l'importanza, no? Quanto un big match, perché Juve-Milan è un big match, quanto può spostare e più le squadre tendono un po' a, che ne so, a stare un po' su chi vale, a non perdere l'equilibrio, a non lasciare troppi spazi. E ne risulta una partita, soprattutto devo dire nel primo tempo, veramente un po' accorta, ecco. C'è stata qualcosina, le occasioni di Jimenez da una parte, quella di David che non ho capito come abbia fatto lì a scivolare, gli è mancato il piede d'appoggio, non l'ho capito, qualche altra cosina, ma un 0-0 che è figlio soprattutto di quel primo tempo. Poi nel secondo, devo dire la verità, comunque ci sono state delle occasioni importanti e magari un gol da una parte o dall'altra poteva spostare. E come? C'è stato per esempio l'occasione di Gatti, nata pure lì da una mezza carambola, e comunque fa una grande parata Magnan. E attenzione perché Magnan mi sembra un po' come nell'anno dello scudetto del Milan, no? Sembra quasi come queste sono parate decisive, ragazzi, perché poi, come ha detto Marelli, non era in fuorigioco e quindi prendi gol là, magari cambia l'inerzia della partita, anche perché ancora una volta quello che ho notato io, e ditemi un po' la vostra, la Juventus al primo reale schiaffo inizia un po' a intimidirsi. L'ho notata più volte sta roba.
è come se mancasse anche un po' di personalità, secondo me, perché appena c'è stato il rigore, che poi andiamo anche a discutere sul rigore, da lì la Juventus un po' di mordente l'ha perso, no? Sono state in fila altre situazioni lato Milan. Non è la prima volta che capita. Badateci e fateci un po' caso. Restando sul tema rigore, un rigore per me è inconcepibile. Per me non si possono dare questi rigori. Magari non l'ho visto bene, lo voglio andare anche a rivedere perché non voglio essere eccessivo. Ma sapete come la penso sui rigori? Per me deve essere qualcosa di importante. Io non ho visto un evidente, non lo so, magari bravissimo anche Gimenez, che ribadisco, per me nei movimenti è sempre in gamba, sempre molto bravo, anche per come lavora, spalla alla porta, nettamente avanti alle AU su queste skill. Però nella fattispecie io non ho visto un intervento falloso di Kelly, anche se ci fosse una minima sbracciatina. Per me il rigore lo dirò all'infinito, ma fino alla nausea. Vi farò arrivare il latte alle ginocchia, tutto quello che vi pare, ma deve essere una roba seria, 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 seria. E quella di stasera non mi sembrava tale. Paradossalmente Pulisic, forse quasi a mo' di fair play, scherzo, la butta proprio alle stelle. Anche il siparietto con Allegri, come l'ha tirata di piatto, l'ho detto di non tirare di piatto, rigore. Abbiamo assistito a degli obbrobri da calcio di rigore no, in questa giornata, no, prima la Roma che era Europa League, però non era campionato, e oggi quello di Pulisic. Però da lì il Milan, ribadisco, poi ha avuto due palle gol importanti Leao. Ne ha avute due palle gol importanti Leao, lì il centravanti, lì deve fare gol. Lì deve fare gol. Si è tanto discusso su Leao, adesso che rientra Leao, non voglio dire le stesse robacce che si sentono dire Leao è un problema per il Milan, assolutamente no, ma con questo abito tattico, che poi Leao non è che De Bruyne, proprio per leadership e per tutto il resto, che sia chiaro, il giocatore ne risulta assolutamente depotenziato, perché lui ha lo strappo, a lui secondo me, non vorrei essere eccessivo, ma manca proprio il fondamentale del tiro, cioè nel senso che lo sbaglia spesso il tiro. E nella seconda fattispecie, lasciamo stare di sinistro, magari si è sentito pressato, non è neanche il suo piede, va bene. Ma sul destro lui lo strozza, l'ha proprio strozzato quella palla, un tiro bruttissimo, una palla meravigliosa di Modric. E quindi per me, se il modulo rimane questo, Leao porta sempre dalla panchina, secondo me. O meglio, ovviamente qualche volta entra nelle rotazioni e magari qualche partita da titolare la fa, ma con questo modulo per me lì davanti Pulisic ovviamente una maglia sempre per lui, e poi attenzione Trankunku e Gimenez. In quel ruolo là, oggi come centravanti, Gimenez resta avanti, nonostante sia un attaccante che magari non riesce a trovare il gol in questo momento, fa assolutamente fatica, però per quel ruolo là l'unico, ribadisco, è Gimenez, che è una cosa che dicevamo già da quest'estate. E che dire, un pareggio che sa di brodino, ma che comunque vale 4 punti al Milan. Tra Napoli e Juventus ti porti a casa 4 punti e quasi quasi sei anche un po' scontento. Significa che comunque la strada è quella giusta, è quella giusta. Perché comunque se il Milan, un'altra cosa che va detta è che prima prendeva gol imbarazzanti, oggi per fargli gol comunque ti devi impegnare. È vero che lì davanti qualche giocata di Concesao, qualche giocata di Ildiz, ma lo continuiamo a dire, la Juventus non riesce a trovare una quadra, però dall'altro lato c'è un Milan che comunque dietro è abbastanza inquadrato, abbastanza solido. Sono tante partite ormai che il Milan prende poco niente, subisce poco niente. Va bene, questo è, fatemi sapere cosa ne pensate voi ragazzi miei, e niente, un grande abbraccio da Neschio.